Nei telefilm medici si vede sempre il chirurgo di turno che arriva con la tecnica sperimentale vista a un convegno, trovata in un articolo e salva la situazione quando nessuno sa cosa fare. Ogni tanto nel restauro succede qualcosa di simile. Ciao, sono Paola della Bottega Fagnola, un laboratorio artigiano di Torino che si occupa di legatoria, cartotecnica e restauro di libri e documenti. Dopo avervi fatto vedere rilegature, realizzazione di contenitori, restauro di documenti sciolti, finalmente vi faccio vedere quella che è la mia specializzazione, ossia il restauro di libri. In questo caso si tratta di una legatura editoriale di fine Ottocento, quindi una delle prime edizioni fatte di massa, edizioni industriali, però con una manifattura molto, molto pregiata e molto, molto ricca. È un libro sul linguaggio dei fiori, con delle stampe a colori, anche la stampa del testo a più colori, e l'ho trovata nella casa di campagna dei genitori del mio ragazzo. Gli ho chiesto se me la potevano prestare per restaurargliela e fare qualche esperimento e loro hanno accettato. Ripensandoci forse non è stata una buona idea perché adesso ho un po' l'ansia di fare bella figura. Comunque, bando alle ciance, vi faccio vedere che cosa ho fatto. Come ogni restauro, iniziamo dalla documentazione fotografica. Faccio degli scatti da remoto della copertina e delle pagine. Uso lo stativo per non avere alterazioni prospettiche. Utilizzo invece un'altra camera per fare dettagli e foto di taglio. Quando devo fotografare delle pagine aperte, mi aiuto con dei supporti per non aprire il libro oltre i 120 gradi. Ci siamo dotati di un microscopio digitale per fare degli ingrandimenti, riconoscimento delle tecniche e dettagli, però me lo sono dimenticato in borsa, che sono appena tornata dalle lezioni a Roma e l'ho usato con i miei studenti là, quindi visto che è il momento a casa mia, per oggi divento creativa e torniamo agli accrocchi. Gli ingrandimenti mi servono per avere dei dettagli sulla tecnica di stampa e vedere da più vicino anche le fibre. E poi sono anche belli, sembrano dei pianeti. Abbiamo un piccolo ospite. Guarda qua, spiaccicato sulla prima pagina. Un ultimo ritratto prima di eliminarlo. Anche le tracce entomologiche vengono documentate e catalogate prima di essere rimosse e poi via con la pulitura. Allora, dobbiamo iniziare la pulitura a secco, quindi togliere la polvere e tutti i residui, dare una pulita alla copertina e all'interno di questo adorabile libricino e quindi inizio a prendere i miei strumenti. Ma dove saranno i miei strumenti se non in un fantastico portattrezzi meraviglioso? Trovate il link in descrizione per il video in cui raccontiamo come l'abbiamo realizzato. Ma prima pausa ventaglio perché fa davvero caldo. Adesso andiamo un pochino a pulirlo. Provo a vedere con le lenti se riesco a capire questi puntini bianchi che ci sono sopra, che cosa sono, ma ad occhio e croce credo siano deiezioni di animali molto piccoli. La copertina è un po' scurita, so che questo colore brunito doveva essere oro, quindi la speranza è con una bella depolveratura di riuscire a ridare un po' di vivacità a questi colori. Si lavora nel dettaglio con dei punteruoli, pennelli, gomme, documentando tutto quello che facciamo per togliere la polvere più ostinata e vedere anche come reagisce. Ad esempio sull'oro e lettera per lettera e dettaglio per dettaglio sta venendo un bel risultato. Rifiniamo con delle gomme e fotografiamo tutto.
La pulitura dà sempre un sacco di soddisfazione. In questo caso già solo rinnovare la doratura l'ha reso molto più leggibile. Continuiamo con la nostra pulitura a secco con della polvere di gomma e anche una sgommatura sui tagli dorati per riprendere un po' di lucentezza. Pulita la coperta passiamo alle pagine interne, quindi le carte di guardia e anche pagina per pagina tutto il libretto dall'inizio alla fine. Vedete che anche se era un libro non particolarmente sporco, ha dato soddisfazione. Ok, il videomaker si è divertito a rendere il momento in cui indosso i dispositivi di protezione individuale qualcosa di epico. Ci proteggiamo perché stiamo preparando un gel di PVA borace e con il borace è meglio cautelarsi. Prepariamo le due soluzioni e poi le mischiamo e otteniamo un gel di questa fantastica consistenza. Ho appena seguito un webinar in cui ne illustravano le capacità per la pulitura sui materiali porosi e quindi, visto che su questo libro ho la possibilità un pochino di sperimentare, inizio a vedere come funziona. Prima su un angolino e sembra molto soddisfacente. Si infila bene nelle impressioni e nella doratura, quindi riesce bene a togliere la polvere anche nei punti più difficili da raggiungere. Direi che sta funzionando molto bene. A parte il fatto che questa consistenza è estremamente divertente e insomma mi sembra che il risultato ci sia e sia notevole, quindi insomma molto interessante come metodo, sperimenterò ancora. Qui sembra semplice, però in realtà il bello e la sfida del restauro dei libri è proprio andare a ragionare su come ripristinare la struttura. E in questo caso sollevo leggermente la carta, proteggo il blocco del libro che in questo momento non devo trattare e inizio a preparare tutto per il trattamento nelle parti strutturali. Si parte dal dorso, quindi preparo tutti i miei pacchetti e prendo tutte le mie precauzioni. Infilo il libro in un morsetto per poterlo lavorare e inizio a staccare questi pezzi di indorsatura, che sono, come vedete, fogli stampati, probabilmente avanzi di tipografia. Tolgo a secco, quindi senza solventi, acqua o altro, tutto quello che si riesce a togliere a secco. Dopo preparo questo addensante di gomma di Xantano. Utilizzo una carta mista con fibre vegetali, la parte di carta, e un'aggiunta di rayon, quindi qualcosa di sintetico. Questo piccolo impacco lo metto sul dorso per umidificare e far rigonfiare un po' l'adesivo, di modo che riattivato si possa togliere più facilmente. Continuo piano piano con una spatolina a rimuovere gli strati che si sono ammorbiditi, fino ad arrivare allo strato in garza e all'ultimo strato di adesivo. Rimuovo anche questi piano piano, 1 millimetro alla volta. Ultimo passaggio per i residui più tenaci con la metilcellulosa densa. Ha sempre un che di zen questo tipo di operazione. È basato sulla pazienza, il tocco leggero, lasciar agire, ammorbidire, saper aspettare il tempo giusto. Ultimi frammenti di indossatura rimossi e qui una visione di come cambia anche visivamente il dorso una volta pulito. Verifico che esternamente sia tutto a posto e inizio a prepararmi l'adesivo con la colla d'amido che avete visto preparare anche nei video precedenti. Lo cuocio, lo faccio rigonfiare e poi lo setaccio.
Mi preparo delle strisce di carta giapponese della misura del dorso e la carta che ho prima rimosso la vado a sostituire con questa carta giapponese incollata con la colla d'amido. Mi lascio una letta che poi mi permetterà di riagganciare l'altro lato della copertina che al momento è staccato. Primo strato di indossatura asciutto, proseguiamo con il nostro lavoro. Taglio un cartoncino che utilizzeremo come dorsetta all'interno della copertina. Faccio un altro strato di indorsatura a tubo in carta giapponese. E anche questo lo incollo solo nella parte esterna sul dorso del nostro volume. Per stare più tranquilli sfruttiamo una strisciolina di acetato all'interno, così siamo sicuri che le parti che devono rimanere staccate rimangono staccate. Sostituiamo con la carta giapponese la carta di rivestimento interno del dorso della copertina che abbiamo tolto perché oramai troppo fragile e non più riutilizzabile. E facciamo aderire tutto bene. Adesso un po' di ritocco cromatico. La copertina ha questo colore verde e noi vogliamo provare a ricostruirlo con gli acquerelli sulla carta giapponese che si intravedrà nelle integrazioni che metteremo sotto la tela originale. Quindi diamo un sottotono verde adeguato prima di incollarlo e poi andremo a rifinire il colore dopo aver montato la copertina. Questo è il momento clou in cui riassembliamo la copertina sul volume e ci dedico un pochino più di tempo e di attenzione proprio perché voglio verificare che sia tutto al punto giusto prima di lasciarlo asciugare. Il risultato, insomma, è decisamente soddisfacente. Sta venendo molto bene. Meno male. Visto che questa parte è andata, riattacco anche queste alette e rinforzo le carte di guardia. Quindi rinforzo questa parte che avevo distaccato. E faccio riaderire anche il foglio di carta di guardia anteriore che si era staccato. E restauro anche questa parte con un pezzo di velo giapponese per rinforzare la piega. Lascio asciugare e poi verificherò che sia tutto a posto. Intanto che sottopeso inizio a dare qualche punticino di colore ai punti della carta che vedo spuntare sulla copertina. Ho aggiunto qualche millimetro di carta sugli angoli dove il materiale era spelato, un po' di acquerello e sulle parti che ho integrato e sulle parti dove la tela risultava sbiadita ho dato delle velature di colore e il restauro così è ultimato. Per me il bello di questo lavoro è anche in questo, anche quando vai a fare degli interventi che risultano magari un pochino più banali e ripetitivi, c'è sempre qualche dettaglio nuovo o l'occasione per fare qualcosa di diverso. Quindi ripeto anche qui, il restauro è un mestiere di prime volte. Se il video vi è piaciuto mettete un like, lasciate un commento qui sotto anche se avete dubbi o curiosità, seguiteci sul nostro canale YouTube e sui nostri social. Per questo video è tutto, grazie e alla prossima!